oggi vedremo come configurare le istruzioni per effettuare una ricerca semantica grazie all'intelligenza artificiale, introdotte in FileMaker 2024, quindi FileMaker 21, servendoci però di un modello locale anziché interrogare un fornitore come OpenAI. Per predisporre l'ambiente di test utilizzeremo uno strumento comodissimo, LM Studio, che ci consente, tra le altre cose, di utilizzare un unico strumento per scaricare il nostro LLM, per attivare un server locale e per selezionare un modello di text embedding che serve a FileMaker per confrontare i vettori. Vediamo lo strumento e quindi abbiamo uno strumento per scaricare e selezionare diversi modelli. Qui abbiamo la sezione semplicissima da attivare, basta fare start server e si attiva un server in ascolto su questa porta che utilizza il modello che abbiamo deciso di scaricare. In questo caso utilizzeremo l'AMA 3 di Meta, ma con LM Studio possiamo scaricare diversi modelli tra quelli disponibili. Vediamo ad esempio, questi sono alcuni dei modelli selezionabili e scaricabili, ma probabilmente ne usciranno presto anche tanti altri. E nella pagina, quindi in questa pagina dedicata al server, possiamo prelevare anche un modello di embedding. I modelli di embedding servono per generare quella mappa di vettori che le istruzioni relative alla ricerca semantica utilizzano per trasformare il linguaggio naturale in una serie di dati matematici, perché poi questi vettori, questi numeri, possono essere confrontati tra loro e restituire all'istruzione un indicatore di verosimiglianza che ci permette di ottenere dei risultati di ricerca pertinenti. Quindi qua ci basta configurare, appunto, scaricare il modello e utilizzarlo, scaricare un modello di embedding e poi fare start server. A questo punto passiamo in FileMaker e per questo esempio utilizzeremo lo stesso file che abbiamo visto nel video dedicato alla ricerca semantica basata su OpenAI e come prima cosa andiamo a configurare i dati di base. Quindi in questo caso ci servirà indicare qual è il modello di embedding, lo vediamo qui senza estensione, è questo. Quindi semplicemente andiamo a cambiare il valore qua dentro e inseriamo quello che stiamo utilizzando in questo momento. La chiave LLM la possiamo vedere se noi ci spostiamo in questi esempi qui. Vediamo che la API key, se non andiamo a configurare diversamente, è LM Studio, quindi andiamo a scrivere LM Studio. L'account serve a noi per distinguere eventualmente le chiamate, ma in questo caso possiamo inserire quello che vogliamo. E qui siamo a posto, premiamo configura e la nostra istruzione dovrebbe funzionare. A questo punto dobbiamo solo fare una piccola modifica allo script che effettivamente configura l'account. Perché? Perché in questo caso utilizziamo un fornitore modello personalizzato, non OpenAI, e quindi andiamo a inserire nelle impostazioni dell'istruzione, andiamo a inserire l'endpoint, ovvero l'indirizzo che risponderà alla nostra chiamata, perché se il fornitore è OpenAI lo sa FileMaker a che porta andare a bussare fondamentalmente. In questo caso invece, essendo un modello personalizzato, FileMaker ci chiede che è endpoint. Qui andremo, attenzione, ecco qua, andremo a costruire l'indirizzo che è localhost, perché in questo caso ho fatto girare LM Studio nella mia macchina, 1234 è la porta di default, la possiamo cambiare comunque da qua, ma non ne vedo il motivo. Ecco, una cosa da tenere presente è che LM Studio dice che supporta questi endpoint.
Quindi in questo caso apparentemente quello giusto è v1 embeddings, ma attenzione, se noi creiamo lo URL inserendo http localhost 1234 v1 embeddings, FileMaker restituisce un errore perché embeddings, la parola embeddings, la aggiunge di default, quindi ci troviamo con embeddings. Quindi in questo caso il nostro URL da inserire sarà semplicemente l'IP del server, in questo caso localhost, la porta, in questo caso un 234, e poi la versione, in questo caso v1. Qui la chiave l'abbiamo cambiata e è tutto qui. A questo punto vediamo se funziona, quindi abbiamo già premuto configura e come possiamo vedere cambiamo l'ande rispetto all'altro video, per esempio quali record fanno riferimento a fatti accaduti più di 100 anni fa. Ho aggiunto anche la possibilità di utilizzare l'opzione di restituzione dei risultati, quindi in questo caso il gruppo di record è tutti i record e restituisci conteggio è dato da questo campo globale perché di default questa istruzione, se non specifichiamo niente, che è un dato opzionale questo, ci restituirà 10 record. Se vogliamo averne di più o di meno, basta che andiamo a modificare questo dato. Quindi qui lasciamo 10, facciamo la ricerca semantica e vedremo che effettivamente abbiamo 10 record. Ma se io chiedo al sistema di fare la stessa ricerca restituendomi solo 5 record, funziona. E quindi se cambiamo, mostrami tutti i record che menzionano degli animali, però solo 5, ecco qua. Quindi come abbiamo potuto vedere, anche utilizzare un modello locale non è un'operazione particolarmente complessa. Il modello in questione può girare su un server privato, quindi può essere on-premise. Adesso chiaramente non ha senso farlo girare sulla macchina su cui state lavorando se non per scopi di test, però potete predisporre una macchina all'interno della rete locale oppure su un cloud, ma una macchina vostra. Il modello in questione, avendo le competenze, può essere addestrato su contenuti specifici e sottoposti a copyright, per esempio, quindi che magari i vostri clienti o i vostri utilizzatori non vogliono sottoporre a un modello pubblico. Senza dimenticare anche che diversi modelli hanno una licenza che ne consente l'utilizzo senza costi in ambito lavorativo. Non tutti, quindi va verificato, però alcuni sono disponibili, quindi in casi del genere, se il modello soddisfa le vostre esigenze, potete anche effettuare questo genere di ricerche senza costi legati alle chiamate. In sintesi è una strada che vale senz'altro la pena di provare ad imboccare.